Ha senso per chi fa podcast spendere tanti soldi per un paio di cuffie o conviene orientarsi su cuffie economiche? In questo video ti lascio un po' di mie considerazioni parlandoti appunto di cuffie economiche. Come ti ho raccontato nell'introduzione di questo video, oggi parliamo di cuffie e parliamo di cuffie economiche e le metterò a paragone con cuffie più costose. Perché? Perché l'obiettivo di questo video è darti informazioni, fermo restando che sarai tu ovviamente a decidere, in base alle tue tasche, in base alle tue esigenze, in base a quello che vuoi, quale tipo di cuffie scegliere tra quelle economiche e quelle costose. Ovviamente io non riesco a farti sentire le cuffie, quindi provo a darti un mio feedback e ovviamente se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e io ti rispondo. L'idea di questo video nasce dal fatto che i ragazzi di T-Bone, non so se hai visto l'unboxing di qualche giorno fa, i ragazzi di T-Bone mi hanno inviato tra le 1000 cose anche 2 paia di cuffie, ovviamente queste qui che ti faccio vedere. E l'idea è nata proprio dal dire, ok, queste cuffie che sono super economiche, posso consigliarle a chi guarda il mio canale, sono valide? E quindi mi è venuto in mente che io posseggo anche un paio di cuffie, le mie prime cuffie in realtà da quando faccio podcast, perché prima quando suonavo avevo delle AKG, perché all'epoca le AKG avevano ancora un senso. E queste sono le Super Lux. Ora ti parlo nel dettaglio di tutto. E quindi mi è venuto in mente di raccontarti questo. Ovviamente io ho le cuffie che utilizzo quotidianamente sono queste due, ovvero le Audio-Technica ATH-M50X e le Sony MDR7506, che sono due tra le cuffie standard. Mi mancano le Bayer Dynamic, mi mancano le Sennheiser, ma insomma non si può avere tutto anche perché ce n'ho 5, quindi la testa è una, quindi va bene così, ma di queste te ne parlo tra un po'. Allora, queste qui sono state le mie prime cuffie da podcast, anzi da quando faccio podcast, non è che sono cuffie per fare podcast, sono delle cuffie. Qui davanti a me c'è una schermata aperta dove ti voglio raccontare un po' queste cuffie. Queste cuffie, innanzitutto ti parlo da un punto di vista estetico e di materiali sono oscene. Oscene perché guarda, questo qui, non so se riesci a vederlo, non è imbottito. Questa fascia che va in testa, al di là di queste due cosette di metallo, questa qui non è imbottita. Ok, quindi sono scomodissime. I cuscinetti non sono imbottiti e sono abbastanza rigidi. Queste cuffie, per quanto economiche, perché costano, vedo, 24,90 €, 24,90 €, cioè niente, suonano bene all'inizio, sono un po' scure come cuffie. E questo non è sempre un bene, perché? Perché queste cuffie, in realtà tutte le cuffie, quando noi le usiamo per registrare il nostro podcast, per mixarlo, per editarlo, per esportarlo, a cosa ci servono le cuffie? Ok? Questa forse è la domanda iniziale, forse te lo dovevo dire all'inizio. Le cuffie servono per darci un ascolto quanto più lineare, flat possibile. Perché? Perché se abbiamo... se la nostra voce deve essere equalizzata in un certo modo ce ne dobbiamo accorgere, se la base musicale è troppo alta ce ne dobbiamo accorgere, ok? Ci sarebbero 1000 cose da dire. Se abbiamo delle cuffie da stereo, da hi-fi per ascoltare la musica, ovviamente quelle tendono a abbellire tutto perché riempiono di bassi, riempiono di alti, tagliano un pochino nei medi e quindi ci fanno sentire tutto più bello. Quelle cuffie non devono essere per nessun motivo utilizzate per mixare, per far podcast, ma neanche queste. Queste cuffie qui, che sono le cuffie del mio iPhone, ma potrebbero essere qualsiasi tipo di auricolare, anche queste non vanno utilizzate perché, uno, hai visto quanto è piccola la capsula in confronto a questa, ok? 2, perché anche quelle non sono fatte per un ascolto lineare, un ascolto flat, quindi ti servono cuffie da studio. Da qualche parte sul mio canale trovi un video dove ti ho parlato proprio delle cuffie, le differenze tra cuffie aperte, cuffie chiuse, cuffie da studio, c'è di tutto dentro, quindi vatti a vedere quel video, se riesco ti metto la tab da qualche parte, ma vallo a cercare sul canale perché è veramente un video interessante per te che ti interessa l'argomento cuffie. Quindi detto questo, che dobbiamo avere un ascolto quanto più lineare possibile perché se no non ci accorgiamo dei nostri errori, ma errori non perché abbiamo commesso noi degli errori, ma difetti, qualsiasi cosa. Ok, queste cuffie qui sono scure, tendono a scurire un po' troppo, direi. È vero che se ti abitui a qualsiasi paio di cuffie dopo vai liscio, come si dice, nel senso non hai problemi perché ti abitui a come suonano le cuffie, sai come dovrebbe suonare in qualcosa e quindi applichi l'equalizzazione correttiva. Qualcuno di voi potrà dire: ok Ale, ma ci sono anche dei software che servono ad equalizzare le cuffie. Hai ragione, ci sono, farò un prossimo video su quei software, adesso ci stiamo concentrando solo sulle cuffie.
Ok? Bene. Queste cuffie qui quindi sono scomode, molto scomode, un po' scure, e ti dico la verità, dopo un po' i cuscinetti vorrei farteli sentire, ma non puoi, sono veramente duri. Sono veramente duri, quindi con l'orecchio, quando ci lavori per ore, ti stanchi parecchio. Queste cuffie costano 24,90 €, pesano poco. Aspetta, te lo dico, pesano 230 grammi, quindi sono le più leggere tra queste, anche perché non c'hanno niente, non c'hanno materiale. Purtroppo mi si sono rotte queste, quindi si sente da un solo padiglione, dovrei farle riparare. Le caratteristiche sono cuffie che avvolgono tutto l'orecchio, sono semi-aperte rispetto a queste altre due che ti farò vedere della T-Bone, sono a 32 ohm, che vuol dire che puoi pilotarle anche col telefono. Nel video di cui ti parlavo prima, dove ti spiego le cuffie, ti dico anche gli ohm, e quindi come scegliere le cuffie in base alla propria scheda audio, al proprio dispositivo, a quello che devi fare. Queste cuffie vuol dire, quando ti ho detto che anche uno smartphone può pilotarle, vuol dire che non hanno bisogno di preamplificatori esterne. Cuffie super professionali che hanno un alto numero di ohm hanno necessità di un preamplificatore, quindi ti complichi ancora di più la vita. Ok. Il range di frequenza è da 10 Hz a 30.000 Hz. Il max SPL, quindi la pressione sonora che possono sopportare, arriva fino a 98 decibel. Hanno il cavo molto lungo, ma non si può staccare. E dopo ti parlerò di questa cosa e quanto è importante invece il contrario. Queste cuffie qui io le ho utilizzate fino a un certo punto, dopodiché ho deciso di darci un taglio e ho preso le Sony MDR7506, ok? Che anche queste hanno un problema, ovvero il cavo non si può staccare. È un problema non per tutti, ovviamente, per me. Queste cuffie costano intorno ai 130, 120, 110, ok? Quindi parliamo di un altro range di prezzo rispetto a queste che costano 25 €. Anche queste avvolgono benissimo l'orecchio, sono infinitamente più morbide, qui sui padiglioni la morbidezza, non sono super imbottite, ok? La parte di sopra, l'archetto sopra, quindi diciamo le puoi tenere parecchio tempo. A me personalmente non mi stancano, però sai cosa? Le cuffie vanno indossate, diversamente da un microfono, una scheda audio, una luce o qualsiasi altra cosa. Queste vanno indossate, quindi in base alla forma della tua testa, in base alla grandezza delle tue orecchie, alcune cuffie potrebbero stare meglio, altre peggio, quindi purtroppo su quello io non posso aiutarti perché devi indossarle. Dopodiché ho deciso di comprare queste, le Audio-Technica, le 50, che sono un altro pianeta da un punto di vista proprio di comfort, sono lussuose, le metti, sono bellissime, sono molto imbottite qui, molto imbottite sui cuscinetti, possono essere piegate in modo che le puoi portare sempre con te e hanno soprattutto il cavo. Dalla confezione addirittura escono 3 tipi di cavo, uno corto, uno lungo e uno a spirale, e li puoi inserire qui. Quindi sicuramente anche queste costano intorno ai 130, 140, 150, 110, insomma, il prezzo oscilla, ma sono un paio di cuffie super. Poi che cosa è successo? È successo che T-Bone mi ha regalato queste cuffie. Ok, le nuove cuffie da studio della T-Bone. Guarda un po' queste cuffie, voglio farti vedere. Queste qui sono le Audio-Technica, queste qui sono le T-Bone, ci ho aperto qui perché, perdonami, non mi ricordo, HD 515. E sono esattamente identiche, ok? Non so se riesci a vedere, sono esattamente identiche. Certo, ci sono dettagli, piccole differenze, ovvio. Quindi se ti piace questo modello qui, questa forma qui, queste qui sono perfette perché sono imbottite, ti dico la verità, la parte dell'archetto un po' meno rispetto alle Audio-Technica, ok? Quindi un po' meno, sicuramente molto meglio di queste che non sono affatto imbottite. I cuscinetti sono anche in questo caso un po' meno imbottiti rispetto a questi qua. Come dire, il comfort di queste cuffie che costano più di 100 € non è lo stesso di queste cuffie che costano, te lo dico subito, le 515 costano 30 €. 30 €? 150? 140, 130, ok, te ne compri un'infinità di queste. Se devi fare podcast con gli amici, queste te ne compri 4 anziché una di queste. Ok. Caratteristiche di queste, come più o meno quelle altre che ti ho fatto vedere, le Super Lux, anche queste sono diversamente dalle Super Lux, queste qua sono chiuse. Sono cuffie chiuse, quindi l'orecchio resta dentro e sono fatte apposta per
lavorare seriamente dal mio punto di vista, fermo restando che molti si trovano bene con le semiaperte. Io per tante cose mi trovo bene con le cuffie chiuse, perché non entra, soprattutto in fase di registrazione, non entra la tua voce nelle cuffie. In fase di missaggio qualcuno si trova meglio con le semiaperte perché entra anche, è un po' più 3D, no? Perché c'è anche l'ambiente esterno, dipende dai gusti. Anche queste 32 ohm, anche queste 10 Hz, 26.000 Hz, pressione sonora di 97, questa qui era 98, ma siamo lì. Hanno il cavo estraibile, cioè estraibile, scusami, il cavo che puoi inserire successivamente, che puoi togliere. Non mi sta venendo la parola, ma tu hai capito che cosa intendo. E questo è un grande vantaggio, perché se si rompe quel cavo, questo cavo qui è un cavo standard, quindi lo puoi sostituire con qualsiasi tipo di cuffia. Ok, queste sono le 515, costano 30 euro. Queste qui invece, che sono più grandi, sono le 815. 815, tu dirai, oh mio Dio, sono più belle, sono più fighe, quanto costeranno? Queste qui costano 33 euro. 3 euro in più a queste. Ma non perché sono migliori di queste, sono diverse rispetto a queste. Ok? Stessa cosa, sono cuffie chiuse. Dopo ti parlo della forma. Sono cuffie chiuse, anche queste 32 ohm, quindi le puoi pilotare anche col telefono. Arrivano da 10 a 35.000 e quindi queste hanno un'escursione molto più ampia. Arrivano a 99 dB di pressione sonora. E anche queste hanno il cavo. Me lo sono perso, eccolo qua. Il cavo che si può connettere. Questo è un cavo liscio, questo qui è un cavo un po' più... non rigido, però sembra essere un po' più solido come cavo. Queste sono imbottite sopra un pochino di più di queste, quindi le 815 sono leggermente sull'archetto un po' imbottite di più, ma i cuscinetti sono, anche per la loro forma, non so se riesci a vedere, queste qui sono tonde, ok, queste qui, mentre queste qui hanno una forma diversa, ok? Il cuscinetto qui è molto più imbottito, o comunque molto più grande rispetto a questo. Ok? Sono molto morbidi entrambi, ma sono diverse, sono cuffie diverse. Ok? Perché scegliere una e non l'altra? Allora, sul sito di Thomann c'è scritto che queste sono da monitoring, queste qui da recording e mixing. Che vuol dire? Poco, nel senso che dipende molto da come ti trovi tu, anche perché ti ho raccontato le caratteristiche. Ora, detto questo, quello che non posso raccontarti perché non posso fartelo sentire è il suono, perché ok la frequenza, ok l'SPL, ok la forma, il cavo, eccetera eccetera, non posso fartele sentire, ma se ti fidi di quello che ti racconto io, ti dico questo. Diversamente da quello che ti raccontavo prima per queste che sono cuffie scure, quindi per carità una volta che ti abitui vanno bene qualsiasi tipo di cuffia, ma queste qui, per quanto siano state le mie cuffie iniziali, sono scure, quindi so che tutto quello che ascoltavo era un po' più scuro di come suonava in realtà. Queste cuffie qui sono sicuramente molto più lineari di quelle. Ovviamente non puoi aspettarti che cuffie di 30 e 33 euro suonino come cuffie da 150 euro. Ok? Quindi sia le Audio-Technica che le Sony, ok, sono sicuramente un altro livello. Ma T-Bone non è così pretenzioso da dire queste cuffie sono migliori di quelle a 30 euro. Ovviamente, ma lo sappiamo, no? Il prezzo comunque fa la qualità. Non sempre, non al 100%, ma fa la qualità. Ti consiglio, quindi voglio chiudere questo video perché sta diventando lunghissimo, ti consiglio queste cuffie. Allora, se stai iniziando adesso, se hai appena iniziato, se non hai un grosso budget e vuoi un paio di cuffie comode, un paio di cuffie con i cavi sostituibili, se vuoi un paio di cuffie che ti restituiscano, per carità non sono le cuffie più flat, più naturali, più neutre possibili, ma costano 30-33 euro, che ci vogliamo aspettare? Quindi se vuoi un paio di cuffie decenti a un prezzo accessibile, queste due te le straconsiglio. Io le sto testando in questi giorni e mi piacciono veramente tanto. Non eccedono negli alti, nei bassi, nei medi, nel senso ti danno un ascolto lineare per quanto possibile per 30 e 33 euro. Ok, quindi io le trovo molto gradevoli, le sto ancora testando, ma con questo video volevo raccontarti che tutto sommato, se hai fatto sacrifici per comprare il microfono, hai fatto sacrifici per comprare la scheda audio e inevitabilmente ti serve una cuffia, perché ti serve per forza un paio di cuffie, e adesso stai usando quelle degli auricolari, probabilmente, a meno che non hai già 150 euro, allora vai sicuramente su
paio di cuffie come queste, o le Sennheiser, o le Beyerdynamic, insomma ce ne sono veramente tante di cuffie, poi lì scuole di pensiero, no? Chi dice che sono meglio le Audio-Technica, chi dice che sono meglio le Beyerdynamic, le Sony, le Sennheiser, ognuno propende per un paio di cuffie, ma quelle lì sono tutte ottime. Devi comprare queste cuffie, quindi sì, se adesso non hai cuffie, se hai gli auricolari del telefono, se vuoi qualcosa di decente spendendo poco, se hai già un paio di cuffie medie, probabilmente non ti servono. Non ti servono perché magari sì, suonano forse un poco meglio rispetto a quelle, ma non noti la differenza, quindi voglio essere onesto sempre. Del resto se segui i miei video lo sai. Quindi comfort, sì, sicuramente non sono le cuffie più confortevoli del mondo. Risposta neutra, sì, ma non sono le cuffie più neutre del mondo. Stiamo parlando di 30 e 33 euro. Ok, quindi se hai in mente di comprare cuffie spendendo poco, orientati su queste perché suonano bene. Ok, chiudo questo video perché è lunghissimo, quindi avrò perso già il 97,5%. Scherzo, spero di no. Spero di averti raccontato cose interessanti. Se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e io ti rispondo, come al solito, nel più breve tempo possibile. Ok? Grazie mille e alla prossima settimana.